Ogni volta che litigo con qualcuno ho perennemente l'ansia che questa persona mi odi. E non vale soltanto per litigi, ma anche semplicemente per incomprensioni o discussioni o, non lo so, semplicemente confronti con qualcuno. E io subito vado in questo vortice in cui penso, adesso mi odiano, finita l'amicizia, non ci possiamo più parlare, è bello, è stato bello finché è durato. E il problema non è che mi fermo soltanto a dire questa persona singola mi odia, no, comincio a pensare che tutto il mondo adesso mi odia e tutti quanti non mi sopportano e nessuno riesce ad avermi attorno e anzi io allontano le persone in primis. E quando ho quei piccoli sprazzi di, non lo so, di comincio a dire, in realtà sono io che sto selezionando le persone attorno a me e quindi se ci litigo è perché le sto allontanando. Però in questi casi in cui comincia veramente un litigio con qualcuno, comincio a dire, sono io che allontano tutti, sono io che ci deve per forza essere qualcosa di sbagliato in me. E quindi si attiva più spesso di quanto vorrei questo pensiero in me dove dico, magari non è un problema degli altri, ma sono io che non sono capace, sono io che non so trattare gli altri, sono io che sono una persona di merda. E quindi oggi, mentre sto andando a un parco avventura con anche Wiko, che è una delle persone che sa perfettamente quante volte io ho questo tipo di problema, perché sa perfettamente che mi deve dire ogni singolo minuto Giulia non ti odio, o anche sulla base settimanale casualmente mi deve scrivere un messaggio dove deve dirmi Giulia ti ricordo che non ti odio ancora. E ci tengo tanto a dirti anche che questo non è un video dove ti dico esattamente come puoi risolvere questo problema se anche tu ti senti odiato nel momento in cui hai un confronto con qualcuno, ma è semplicemente uno spiegare come io affronti questa cosa pur avendo ancora tanti problemi a riguardo. Partendo dal presupposto che le relazioni sociali non sono mai state il mio forte, ne sono cosciente e di questo ho preso coscienza e ormai ho capito che è una cosa con la quale devo fare pace e devo imparare a relazionarmi con gli altri. E non so se anche tu magari ti sei mai ritrovato in questa situazione in cui hai paura anche solo di parlare con qualcuno, di dire che non sei d'accordo perché hai paura poi di iniziare un confronto, di litigare, che poi dopo ti inizieranno ad odiare tutti quanti, o anche semplicemente ti ritrovi in queste situazioni in cui sei in disaccordo con qualcuno e ti senti odiato, o anche hai litigato con quella persona a te cara e ti senti tutto il mondo contro. Ci sono i cavalli! I cavalli! Se anche tu ti ritrovi in questa situazione, non so quanto ti farà piacere sapere che la mia psicologa mi ha detto che c'è una connessione molto stretta tra la paura di essere odiati, l'autodisprezzamento e l'ansia. Per autodisprezzo si intende una condizione psicologica per la quale una persona si sente indegna o non apprezzata, o in generale ha un'opinione abbastanza bassa di se stesso, e questo può derivare da varie esperienze del passato, come dall'infanzia. Non so, magari hai avuto dei genitori che non ti apprezzavano abbastanza, o anche magari semplicemente ti disprezzavano o hai avuto un'infanzia in cui sei stato maltrattato da altri ragazzi o da professori o da altri amici. Tutte queste sono delle visioni esteriori che ti portano a porca boia, m'ammazzo! Tutte queste sono delle cose esteriori che ti portano a internalizzare un pensiero negativo su te stesso. Parco per bambini! Due percorsi? Sì. Chiudete alle 6, giusto? L'ultima salita sì. Ok, allora 2 percorsi difficili. Questo ci riconnette alla paura di essere odiati, perché quando una persona ha un senso marcato di autodisprezzo può sviluppare una paura di essere odiata e comunque rifiutata dagli altri, perché vede se stesso in maniera negativa e quindi si aspetta che anche gli altri vedano lui in maniera negativa. Sei portato ad anticipare questo giudizio negativo. A questo bellissimo purpurri di bellissime emozioni si aggiunge l'ansia, nostra migliore amica ovviamente. Quindi la mente ansiosa è perennemente alla ricerca di pericoli reali o immaginari, perché il più delle volte magari sono anche immaginari, e quindi cerca sempre motivi o motivazioni per i quali potrebbero essere amati e non disprezzati, perché sei allerta, no? Sei sempre alla ricerca di qualcosa che non va. Quindi se sei una persona ansiosa, spesso ti ritrovi ad essere anche ipervigilante su tutto ciò che ti accade attorno. Vediamo se posso appoggiarmi qua, anche qua. Quindi, nel frattempo qualcuno che muore nel background. Quindi l'autodisprezzo e la paura di essere odiati aumentano l'ansia.
la quale a sua volta poi aumenta l'autodisprezzo. Quindi per esempio se hai ansia o hai paura di essere disprezzato, magari cerchi di andare meno spesso fuori e quindi ti senti più isolato e quindi ti convinci ancora di più che le persone non ti apprezzano e quindi ti autoconvinci che sei inadeguato. Ma la cosa peggiore è quando magari invece non ti rendi nemmeno conto di autodisprezzarti o di avere una bassa autostima, perché magari fa parte della tua natura e pensi che sia normale sentirsi così. Una cosa che mi ha sempre consigliato la mia psicologa, shout out Marcella come sempre, è quello di interrompere questo ciclo, che è difficile, è estremamente difficile soprattutto perché se ne sei perennemente abituato, se per te è una costante pensare in questo modo, pensare di non valere abbastanza e quindi anche gli altri se ne rendono conto e quindi sicuramente nel momento in cui qualcuno ti odia è per una buona ragione, ma è importante interrompere questo ciclo, che possono essere aumentando l'autostima o cercando di diminuire l'ansia. Una delle due, se non entrambe insieme. Io per esempio per aumentare l'autostima mi sto ritrovando a fare tantissime esperienze come questa, che può essere un'enorme cazzata, ma fare esperienze che ti mettono fuori dalla tua comfort zone e uscirne, o comunque anche divertirti, ti rendono molto più compiaciuto di quello che riesci a fare. Ti rendi conto che effettivamente puoi fare cose. Ti dà quel senso di autostima perché dici let's go, sono riuscito ad andare fuori a fare questa cosa che non pensavo di sarei mai riuscito a fare. E invece per quanto riguarda l'ansia, è una cosa con la quale lavoro molto spesso perché è uno dei miei problemi principali, penso. Una delle cose migliori che tuttora non riesco a fare bene, ma sulla quale dovrei concentrarmi sicuramente di più, è la mindfulness. Esercizi di respirazione, concentrazione, focus o meditazione. Tutte tecniche che ti aiutano molto a uscire da questo stato di ansia, perché lo stato di ansia, almeno per me, non so per te come si sviluppi, ma per me è quando o sto pensando troppo al passato o troppo al futuro. Quindi la meditazione o il pensare o il fermarmi e rilassarmi mi porta a pensare al presente, a quello che sto facendo in questo istante, a non diventare pazza, a pensare come potrebbero andare le cose in futuro, come potrebbero non andare, cosa avrei potuto fare diversamente in passato, cosa invece potrebbe succedere perché ho agito in quel modo in passato. Cioè, mi fermo e cerco di essere presente. Poi una cosa che sto cercando di imparare, e è proprio una domanda attiva che mi faccio ogni volta perché vorrei che diventasse invece una domanda che ormai non mi devo più fare, che non mi devo più porre perché ormai è all'interno di me, ma quella persona che penso mi stia odiando, mi frega veramente così tanto che mi odi o meno? Mi frega così tanto piacere a questa persona? Cosa penso di questa persona? Sono effettivamente interessato a piacere a questa persona che potrebbe pensare questa cosa di me? Di recente ho avuto una discussione con una persona che in realtà per una settimana non mi ha fatto sapere per quale motivo fosse arrabbiato con me, fino a quando io, nella mia paura del confronto, sono andata a chiedere che cosa stesse andando storto, perché li notavo più freddi rispetto al solito. E questa persona mi ha dato delle motivazioni che per me sicuramente una non ha senso e l'altra era completamente sbagliata, era basata su un presupposto sbagliato di me. E questo mi ha fatto capire come a questa persona in realtà non importasse così tanto di me. Quindi se questa persona mi odia, ma che cazzo me ne frega a me? Se anche tu per motivi di ansia o per paura di essere odiato ti ritieni socially awkward quando sei in compagnia di altre persone, ho fatto un video, se vuoi andarlo a vedere.